Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Radio Comandati. Oggi parliamo dell'inizio del campionato al Tempio delle Mini 4VD, un posto spettacolare, tantissima gente, tanto divertimento, una metodologia di correre differente rispetto a quella a cui siamo abituati sulla 3 corsie, ma ne parliamo più approfonditamente nel video. Da dove iniziamo? Intanto iscrivetevi al canale, che è sempre cosa buona e giusta. Poi che vi devo raccontare ragazzi? Domenica 26, se non vado errato, è stata appunto la prima data del campionato di quest'anno, campionato 2025 del Tempio delle Mini 4VD. È anche la prima gara effettiva che faccio su questa tipologia di pista, che appunto la 5 corsie, lo sappiamo, al Tempio appunto si può trovare l'unica pista 5 corsie, credo in Europa, se non vado errato, sicuramente l'unica italiana. Ed è un vantaggio enorme ragazzi, perché comunque è quello che ci avvicina di più al modo di correre dei nostri amici giapponesi. Che cosa cambia effettivamente tra una 5 corsie e una 3 corsie? Beh, intanto ve l'ho già detto nel nome, il numero di corsie implica anche un numero di giri maggiore, ovviamente, no? Perché sono quasi il doppio. Ma non fermiamoci soltanto a quello. Correre su una 5 corsie implica una marea di differenze rispetto alla 3, che se ne dica, anche solo il materiale di cui è fatta la 5 corsie, che è fatta di legno, genera un grip ben differente rispetto alla plastica a cui siamo abituati. Le solite variazioni di umidità che si possono avere provando al mattino e provando al pomeriggio hanno un impatto anch'esso totalmente diverso, perché comunque cambiando il materiale cambia anche quella che è la risposta all'umidità. Oltre a questo poi, e secondo me qui arriviamo veramente alla caratteristica principe della 5 corsie, ci sono gli ostacoli. Anche in questa gara, già dal primo campionato, abbiamo visto degli ostacoli incredibili. È stata la mia prima gara, quindi ovviamente per me tutto nuovo, e anzi volevo ringraziare comunque tutti gli amici che mi sono stati vicino in questo momento di analisi, di tentativi e di prove, dal buon Ciarcia. Ciao, grazie. A Emanuele, Felix e comunque tutti gli amici che come sempre si trovano bene o male da una gara all'altra, i ragazzi di Pistoia, Michele, Alessio, insomma c'è sempre modo comunque di confrontarsi, ormai lo sappiamo in questo mondo, si riesce a fare amicizie, si riesce a scambiare pareri e consigli anche per riuscire a trovare la quadra all'interno del proprio assetto. Trovare la quadra all'interno del proprio assetto perché anche la tipologia di gara è molto diversa rispetto a quella della 3 corsie. Già l'aspetto che non è presente un vero e proprio semaforo che tiene i tempi, quello che siamo abituati ad avere sulla 3 con le fotocellule, è una grossa differenza. Si corre proprio alla giapponese, ok? Quindi come viene fatta anche la Japan Cup. C'è questo immettitore di macchine in corsia che poi si alza, c'è una leva, è quello che diciamo è iconico dal punto di vista del mondo delle Mini 4VD, che ci permette appunto di partire nel momento in cui un semaforo azionato dal buon Gianluca parte. Una volta che il semaforo parte, sostanzialmente inizia la gara. Gli ostacoli sono vari, sono di vario tipo. Questa volta abbiamo visto le nostre mini addirittura correre su un fianco, fare una curva completamente in verticale, è una cosa veramente incredibile, dalla digital con gli spigoli, veramente doppi salti rapidi che credo si chiamino Dragon. Adesso datemi del tempo ragazzi, imparerò anche i nomi degli ostacoli, però veramente credo che qui le difficoltà e l'ingegno tocchino delle vette incredibili. Ma lo accennavo prima, volevo riprendere un po' il tema perché poi alla fine il grosso della differenza è proprio lì. Come si compone una gara su una 5 corsie? Proprio definiamola anche con una tipologia di gara alla giapponese, all'asiatica. Innanzitutto ci si deve qualificare, ok? Quindi per qualificarsi sostanzialmente per categoria, quindi per T-Mac, B-Max e Open, ci si mette in fila. Vengono controllate le macchine e nel momento in cui le macchine sono ok vi viene assegnata un numero che corrisponde alla corsia, quindi da 1 a 5. Nel momento in cui avrete la vostra corsia ci si mette in fila per la partenza e si scende ovviamente 5 alla volta. Ogni qualvolta si correrà, il primo che riuscirà a tagliare il traguardo sarà il primo a qualificarsi. Tutti gli altri 4 dovranno semplicemente andarsi a rimettere in coda, ok? Per il numero di persone questa volta credo influisca comunque il numero di persone anche a livello di qualifiche. Per quanti eravamo noi, sostanzialmente i primi 20, almeno nella mia categoria che è la B-Max, si sono
sono qualificati. La mia gara è stata molto divertente, è stata molto bella perché già alla prima corsa sono riuscito a tagliare il traguardo come primo, grazie un po' ai consigli anche un po' di tutti, ma purtroppo poco prima di tagliare il traguardo mi è saltata via la carrozzeria e sappiamo che nel momento in cui si perdono parti si viene squalificati, quindi semplicemente mi sono rimesso in coda proprio assieme agli altri per fare un altro giro. Al secondo giro l'ho spuntata perché comunque era una tipologia di pista, un layout dove c'era da fare un po' di strategia, quindi non un time attack dove bisogna veramente strappare il tempo, cercare di portare a casa dei tempi più bassi il prima possibile, come magari potrebbe essere una gara sulla 3 corsie, ma in questa fase qui è anche strategico, diciamo, chiamiamolo così, cercare di rimanere in pista e chiudere i giri. Una volta qualificati poi si accedono alle fasi successive ad eliminazione diretta, e questa è una cosa che mi ha spiazzato, perché se nelle fasi iniziali di qualifica paradossalmente si può continuare a provare fin tanto che non ci si qualifica, ad eliminazione diretta poi sostanzialmente o arrivi primo o sei fuori. Purtroppo per la tipologia di ostacoli che c'erano non sono riuscito a leggerli correttamente nel tempo a mia disposizione e, come sentiamo dire molto spesso, sono uscito dove prima non uscivo. In realtà ho fatto un grosso errore: dalle qualifiche alla fase successiva ho ritoccato le mascherature dei freni e questo probabilmente ha variato leggermente il mio assetto e anche l'approccio ai salti. Questo è un consiglio che poi mi hanno dato in vari racer e ve lo rigiro, ragazzi, quindi dopo le qualifiche mai ritoccare i freni nel momento in cui si è toccato un assetto, a meno che non ci sia ovviamente stato un danneggiamento, il freno non si sia scollato e quindi lo dobbiamo ripristinare. Diciamo che essere stato eliminato in questa fase un po', diciamo, mi ha stoppato dal punto di vista del racing, ma mi ha dato modo, perlomeno dal punto di vista della creazione contenuti, di poter filmare un po' di più. Purtroppo per questa data dovevo essere accompagnato dal buon pelo, ma lo sapete, in questo periodo anche io ho il naso tappato e vi chiedo scusa, sicuramente si sentirà. Pelo aveva la febbre, quindi ero da solo ed è stato un po' più complicato girare il video, per cui il fatto di essermi stoppato nella prima fase di eliminazione diretta mi ha aiutato poi a filmare la seconda parte, quindi adesso vi farò vedere tutto quello che siamo riusciti a filmare. Prima di arrivare a quello, così giusto un paio di considerazioni, devo dire veramente bellissimo, c'è tantissima passione in quello che viene fatto da questi organizzatori, ve lo consiglio, ormai sono diventati degli amici, quindi lo sapete, io ho sempre un occhio di riguardo per gli amici, però devo veramente ammettere che in questo caso qui c'è un'attenzione al dettaglio, e mi riferisco proprio a te, Magdalena, perché lo so che ci sei tu dietro quello, veramente incredibile, ragazzi, cioè è tutto pensato al millimetro, e non mi riferisco solo alla gara ma anche a tutto il correlato, al fatto di avere comunque il supporto per il pranzo e tante altre cose. Sono veramente piccoli elementi che fanno sì che una gara diventi veramente una giornata come vorremmo tutti, cioè rilassata, tranquilla, potersi concentrare sulla gara senza avere altre 8000 rotture di scatole. E questo, ragazzi, è il setup della mia BMAX a fine gara. Ok, i roller sono da 19, come vedete li ho sostanzialmente fermati tutti con degli autobloccanti. Questo è un grosso consiglio che vi do, perché con le vibrazioni e comunque dovendo correre sul legno è molto facile che i semplici dadini si svitino e quindi passate più tempo a riavvitarli o a sostituirli, peggio ancora, o a raccogliere anche dei pezzi sulla pista, che il mio consiglio è, dove potete, inserite anche degli autobloccanti il più possibile. Questa è la mascheratura, ragazzi. Io ho veramente capito questa volta che, vedete qui, è leggermente storta, probabilmente potrebbe essere stato anche questo che mi ha fatto saltare in maniera scomposta, mentre il frontale è abbastanza dritto e misurato. Che posso dirvi? Rispetto al video della BMAX sicuramente è cambiata tanto. Al frontale abbiamo sempre le low friction, perché vi ricordo che impostandole al frontale vi aiutano soprattutto in curva, perché riducendo il grip in curva riuscite ad approcciarla meglio, quindi appoggiandovi sui roller a scorrere molto di più. Avendo delle super hard al posteriore si allunga leggermente il salto, il grip è maggiore e quindi si va leggermente più forte. Al frontale rimangono sempre le clessidre del 19. Ho tolto i roller sotto fibra, come vedete, perché ero veramente troppo basso, ero troppo al pelo, quindi ho deciso di toglierli, alzando anche la vite, quindi cercando di aumentare la stabilità, dato che avevamo delle curve in cui andavamo sostanzialmente, la macchina
scorreva così per tutta la curva, veramente bello da vedere, ragazzi. Però ecco, volevo aumentare la stabilità da quel punto di vista lì, per cui togliendo il roller sotto ho alzato la vite, che è quella, forse si vede all'interno del bicchierino, ok, si vede, è quella esagonale da 30, se non ricordo male, una delle più lunghe e più solide, perché comunque sia sono belle spesse. Al posteriore 2 pesi che sono allineati con quelli frontali il più possibile, come vedete, e ho cercato di non caricare troppo, antiaggancio ovviamente, tutto il più possibile svasato, ragazzi. Questa è una cosa che ci teniamo a dirlo, dato che comunque la pista è in legno, si può scalfire molto di più della plastica ovviamente, soprattutto se ci impatta sopra del ferro o del carbonio, quindi cercate sempre, nel momento in cui correrete su una 5 corsie, di svasare tutto completamente alla perfezione. Con l'innastro ovviamente avete la possibilità di mascherarlo, quindi applicare più o meno freno sia all'anteriore che al frontale. E un'altra piccola cosa, abbiamo utilizzato stavolta gli assali da 72 che danno sicuramente molta più trazione, molta più stabilità, grazie anche al foracerchi che ci ha gentilmente fatto il nostro Omega 3D Project. Da un punto di vista dei roller, ragazzi, non mi stancherò mai di dirlo, lavorate bene dal punto di vista dei cuscinetti, vanno sicuramente rodati a dovere. So che ci sono un po' di guide in giro, anche se su alcuni aspetti non sono proprio d'accordo, perché al momento stiamo utilizzando differenti miscele, stiamo facendo diversi test per provare anche ad effettuare dei recuperi di cuscinetti che in realtà sembrano un po' bloccati. Magari approfondiremo, fatecelo sapere se vi interessa avere qualche approfondimento in più dal punto di vista del rodaggio cuscinetti. Sicuramente faremo un video dedicato. Insomma, ce ne sono, quelli che ci sono ottimi video, quelli che ci sono in giro, anche se comunque sono possibili strade, noi ne stiamo seguendo altri e eventualmente approfondiamo, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Ultimo piccolo dettaglio, ragazzi, dal punto di vista delle pile, per rimanere molto più leggero, dato che ho utilizzato un light per stare in pista, perché con l'hyper volavo proprio nell'iperspazio, come si suol dire, ho utilizzato delle Fujitsu Pink, eccole qui, vediamo se riesco a farvele vedere. Ok, sono delle pile che ho acquistato proprio direttamente al tempio, e dopo circa una 60-70 di cicli sono pile che già si attestano nel momento in cui, diciamo, sono lasciate a riposo attorno al volte 50, quindi capite bene che sono delle pile abbastanza performanti da questo punto di vista, ma rispetto delle Eneloop 2000 pesano comunque 18 grammi in meno, quindi andiamo sicuramente ad impattare molto meno sul carico che la nostra mini deve portare, che comunque è sempre uno dei capisaldi comunque della Jump. Vi lascio quindi alle varie riprese che abbiamo fatto durante la giornata, vi ci metto sotto un po' di musica di quella buona. E che altro dire, ragazzi, la prossima data, se non ricordo male, è il 23 di febbraio, noi ci saremo, vi aspettiamo, sicuramente parteciperemo in BMAX, ma probabilmente anche in Open, non lo so, vediamo se riesco a rimettere tutto a posto. Che altro dire, vi lascio alle riprese.
È andata bene ragazzi, quell'uomo ha chiuso in B-Max primo oggi. Io mi sono qualificato ed è già qualcosa. Buono. La prossima farà ancora di più. Come preoccupato proprio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina e addio piacendo. Arrivederci. Alla prossima. Ciao.